Preview Europa League, ultima giornata, fase di Lega, podcast di Dolce Far Calcio. Sono Teo e sono qua con Jacopo. Buonasera a tutti. Allora, oggi parleremo ovviamente dell'Europa League che, insomma, come la Champions si è trasformata quest'anno con questo nuovo format e oggi finisce il format che prima erano le fasi a gironi e oggi, diciamo, è la fase di Lega, fase di campionato e ci sono delle partite interessanti secondo me. Posso dire che ero molto scettico all'inizio io per questo nuovo formato di tutte le coppe europee, però mi sono ricreduto. Ha reso queste competizioni che erano già ovviamente la competizione più bella, come la Champions poteva essere la competizione più bella, la competizione più interessante a livello stagionale per il calcio. Secondo me questa l'ha resa ancora più interessanti e arriviamo fino all'ultima giornata senza sapere chi passa, chi non passa, chi va ai playoff, chi va direttamente agli ottavi e questa cosa secondo me è una grande vittoria da parte della UEFA. Poi i problemi ci sono, perché ci saranno, come vedremo anche oggi, anche in questo formato, partite che non servono più a nulla arrivate all'ultima giornata, però succede anche con i gironi. Molto, molto più spesso con i gironi, secondo me. Poi io una cosa che sono curioso di vedere è sapere se magari ci saranno degli allenatori che diranno in conferenza stampa che magari loro puntano sul rimanere al posto dove sono, puntano sul magari anche retrocedere, perché non so se sapete come funzionano i playoff, però c'è sta cosa a specchio, no? Sì, Che tu solamente per esempio la nona può prendere massimo 23-24, non può Esatto. prendere un altro tipo di squadra. Per fare un piccolo recap, in questo momento sappiamo che l'unica sicura del posto agli ottavi è la Lazio di Baroni, che ha fatto un percorso netto incredibile Sì. perché su 7 partite 6 vittorie e un pareggio. Penso che la Lazio ha le carte in regola in questo momento per giocarsi la vittoria finale. Penso secondo me, anche secondo me. Ci sono da altre squadre che avrei messo io all'inizio della stagione sopra la Lazio, secondo me, per l'esperienza europea, per anche altri motivi. Invece la Lazio ci ha molto sorpreso, anche delle partite complicate, in degli ambienti un po' complicati, sono andati a giocare anche fuori, ad Amsterdam, eccetera, hanno sempre vinto, Hanno sempre... dominato Eh anche sì, ad Amsterdam, ma contro squadre anche molto blasonate come il Porto, hanno la sempre Sociedad ha avuto pure la Real Sociedad l'ultima settimana. hanno giocato pure delle partite interessanti, importanti, non solo delle squadre, cioè delle squadracce, e magari è anche colpo di cappello soprattutto al mister Marco Paroni per questa cosa. Diciamo, almeno una squadra italiana e di Roma sa di stare agli ottavi. Hai detto bene di Roma perché l'altra squadra della capitale è un po' in crisi, ma questo da inizio stagione. In Europa League però si è un po' scavata la fossa la scorsa settimana perdendo in Olanda contro la Z. In questo momento la Roma siede al 21esimo posto, ovviamente il posto direttamente agli ottavi è svanito, la piccola possibilità che c'era è completamente svanita. C'è bisogno di un gran risultato, secondo me, contro l'Eintracht in casa per arrivare poi almeno alla sicurezza del playoff. Però di questo parleremo adesso che vi tireremo fuori tutte le partite del giovedì sera, che si giocheranno tutte in contemporanea. Iniziamo dalla prima partita in programma, almeno a livello di calendario come è posizionata la UEFA, perché poi ripetiamo, sono tutte allo stesso orario. Tottenham-Elfsborg. Una partita importante per tutte e due, perché tutte e due hanno bisogno di un posizionamento, perché allora il Tottenham è in questo momento sesto nella classifica dell'Europa League, mentre l'Elfsborg addirittura 20esimo. Io, per quanto il Tottenham stia vivendo una stagione complicata, la vedo difficile che vada a perdere in casa contro l'Elfsborg. Quindi penso anch'io che il Tottenham poi abbia dei giocatori superiori e possa farcela contro l'Efborg. Io, la mia prediction è un 3-1 Tottenham. Ok, io direi proprio una partita anche la più chiusa e direi 1-0. Ok, vediamo anche perché veramente, come hai detto tu, Postecoglou ha la panchina traballante, per usare un eufemismo. La partita successiva Braga-Lazio, come abbiamo già detto, la Lazio è l'unica squadra già sicura degli ottavi, ha la possibilità con un pareggio di assicurarsi il primo posto, può anche non seguire il pareggio perché comunque davanti anche
per quanto riguarda la differenza reti. Anche qui Braga-Lazio, per carità è fuori casa, ma io faccio fatica a vedere una Lazio che esce sconfitta dal Portogallo. Sconfitta non penso nemmeno io, poi diciamo senza la vittoria è capace, cioè è possibile perché il Braga ha l'esperienza europea, è una squadra che comunque ogni anno, vuoi o non vuoi, ci stanno sempre questi, sono sempre carichi poi quando vengono perché sono venuti a Roma qualche mese fa per giocare contro la Roma e infatti hanno perso, però ha pure segnato il grande Saud Abdulhamid quel giorno là. La mascotte dell'Olimpico. È l'unico gol che ha fatto, l'unico momento in cui è subentrato. Però sono sempre carichi i tifosi e loro sanno anche lì su quali forze puntare, quindi direi che vedo un pareggio io, perché comunque anche lì Baroni magari si può concentrare anche di più sul campionato sapendo che c'ha Certo, quest'anticipo. il posto già sicuro. Non farei giocare la squadra titolare al 100%. Quindi vai sul pareggio. Io vedrei un pareggio, sì, 1-1 diciamo. Io direi do sempre fiducia alla squadra, diciamo, più forte e vado sullo 0-2 Lazio. Ok. Poi abbiamo Anderlecht-Hoffenheim, non è una grande partita, con un Anderlecht che anche in campionato fa fatica perché è al quarto posto in questo momento nel campionato belga. L'Hoffenheim invece in crisi nera, malissimo in campionato, male in Europa League. Diciamo che questa è una partita che vedo bene un 1-1, se proprio esageriamo. Sì, magari un piccolo vantaggio per l'Anderlecht che comunque, come hai detto te, sta messo non tanto bene in campionato, ma sempre meglio dell'Hoffenheim e poi anche in Europa League stanno sopra, quindi diciamo se vogliamo rispettare la gerarchia del calcio, diciamo, poi il vantaggio c'è anche il fatto di giocare a casa, quindi se dovessi anche contraddirti direi 1-0 Anderlecht, così per dire. Va bene, meglio così riusciamo ad avere due. Dolcefalcalcio non sbaglia, No. uno dice una cosa, uno dice l'altra, così. E semmai Dilshan dice la terza, così Esatto, almeno- poi aggiungerà alla fine del video i suoi pronostici. La prossima partita Slavia Praga contro il Malmo, un Malmo riposato che ha finito il campionato a dicembre, lo Slavia Praga quasi impossibile anche per lo Slavia arrivare tra le prime 8. Direi che qui andrei semplicemente per la grande forma dello Slavia in questo momento in campionato, andrei su una vittoria, ma non mi sorprenderei in un pareggio. Allora, più che tra le prime 8 è impossibile per entrambe le due, mi sa, qualificarsi, se non Sì, sbaglio, sì, che sì, sono sì, tipo sì, sì. attaccate in Europa League 31-32 o 30-31, se mi ricordo bene, no? O sbaglio? Allora, ricontrolliamo subito. Comunque anche lì sì, c'ha ragione, chi ha più partite nelle gambe, diciamo, c'ha più chance di Slavia e vincere. Malmo sono tutti a 4 punti, quindi per loro l'Europa League in realtà finisce oggi, anzi tutta l'Europa, perché la cosa che secondo me è forse l'aspetto migliore di questa riforma della Coppa Europea è che non scendono più le squadre nelle competizioni inferiori, che secondo me permette anche alle squadre favorite dopo la fase a gironi di essere favorite anche per la vittoria finale. Guarda la Lazio, se magari adesso fosse scesa una squadra importante e quest'anno ha fatto male tipo il City, che magari in un formato vecchio della Champions League Sarebbe poteva stato scendere terzo, benissimo, sì. esatto, poteva scendere da terzo, la Lazio non era, cioè la vittoria era quasi sicura del City, e invece in questo momento la Lazio rimane. Comunque, continuiamo, sì, Slavia Malmo, una partita fine a se stessa, una partita noiosa, se volete vederla bene, io direi un 1-1 o un 2-1 per lo Slavia. 0-0. Proprio così, proprio. Così. Va bene, va bene. Poi andiamo sulla Real Sociedad contro il PAOK. Questo è uno scontro tra due squadre che non stanno facendo benissimo, soprattutto in Europa League. Il PAOK può ambire massimo a migliorare la propria classifica per quanto riguarda i playoff. Stessa cosa vale per la Real Sociedad. Sono a pari punti, no? Se non sbaglio. Sono con la Real Sociedad, in realtà è stesso punteggio ma con differenza rete inferiore. Ok. Quindi in questo momento PAOK 17esima, Real Sociedad 18esima. Vedo una Real Sociedad che in casa prende la via della vittoria. Secondo me anche se ha faticato tanto, cioè io ho visto sta squadra, è una delle poche squadre, una delle due squadre che ha regalato un punto a Nizza, questo orrendo Nizza di quest'anno in Europa League. Poi ci arriveremo che anche Nizza avrà una partita fine a se stessa, non è una serve delle più a nulla la Mamma partita di mia. Nizza. Ma infatti che ne esca da questa Europa League non si può più vedere sto Nizza, però la Real Sociedad è una delle due squadre che ha regalato un punto a questo Nizza, per cui non ho capito bene se diciamo rischiano tutte e due, scusami ti interrompo, ma rischiano tutte e due di finire fuori addirittura dai piazzamenti playoff perché hanno tutte e due 10 punti
Quindi se dovessero vincere Porto e Twente con una determinata differenza reti, rischierebbero tutti e due di scendere. Eh sì, infatti non ho capito per la Sociedad, che è una squadra che io all'inizio dell'anno mettevo tra le favorite, non ho capito se loro erano già consapevoli delle debolezze nella rosa per giocare su entrambe le due competizioni e se stanno puntando sul campionato oppure se veramente è una stagione senza in cui magari va cambiato tutto, hanno perso dei giocatori, tipo Michael Merino per esempio all'Arsenal l'estate scorsa. Non so bene come spiegare sta brutta forma della Real Sociedad, ma mi dispiace, è una bella squadra comunque. È una squadra che ci ha anche abituato a buone campagne europee, non incredibili, No, l'anno perché scorso anche... Champions, ottavi Però di l'anno Champions. scorso comunque ha fatto il suo, quest'anno sta facendo male anche in campionato perché è al nono posto in Liga davanti a diverse squadre che non hanno il blasone della Real Sociedad. No. Quindi diciamo che un po' una delusione più la Real Sociedad che il PAOK, e per me questa qui è una partita che può finire benissimo in pareggio, anche un po' un biscottone che possono fare tutte e due, considerato che devono fare almeno un punto per essere sicuri di passare. Andiamo poi sulla partita fondamentale delle squadre italiane, che è Roma-Eintracht, che si giocherà all'Olimpico. Secondo me non c'era avversaria peggiore per la Roma in questo momento, perché trova una squadra in fiducia, comunque terza in Bundesliga, che ha perso il giocatore forse più importante di questa stagione, che è Marmoush. La Roma ha bisogno di una grande partita. La Roma ha bisogno di una grande partita. Ho paura che però non possa bastare. Non lo so. Sarà tosta. Sarà molto tosta. Io andrei più su un pareggio che su una vittoria della Roma. Anche secondo me il pareggio ci sta, poi hai detto bene che comunque Marmoush se n'è andato, è ufficiale in Val City, però l'Eintracht soprattutto ultimamente è riuscito molto a tirare ottimi giocatori giovani e a ricostruire la sua rosa quasi istantaneamente e quindi magari dove non c'è più Marmoush ti prendono un altro giocatore, puntano anche tanto su Ekitike che è un giocatore secondo me di futuro, quindi la vedo tosta per la Roma, anche perché cioè, ti devi concentrare sul campionato in cui non stai messo bene e sull'Europa League. Un pareggio ti potrebbe bastare, se non sbaglio, per la Roma per passare, dipendendo Allora, dagli il pareggio altri della risultati. Roma la porterebbe a 10 punti, Non che sarebbe non vorrebbe ottimo. dire, sicurezza, però sicuramente è una posizione diversa. Non sarebbe ottimo per E niente, la verità è però che, mi dispiace dirlo, ma la Roma si è scavata una fossa enorme. Ripetere questo concetto, ma la Roma si è scavata una fossa enorme con la sconfitta in Olanda la settimana scorsa, perché con quella vittoria rischiava anche di potersi giocare uno dei primi 8 posti. ma sì, con la Z, ma anche con l'Elfsborg qualche mese fa, Sono tanti punti sono due buttati, sono tanti punti sconfitte buttati. che non devi avere. Purtroppo. Però questa è la stagione della Roma, l'abbiamo capito, ormai siamo a fine gennaio e è chiaro a tutti che questa stagione della Roma non può essere una stagione incredibile. Poteva essere salvata l'Europa League, secondo me può ancora essere salvata l'Europa League, ma ha bisogno adesso di un resto del torneo fatto veramente bene. Un'ultima cosa sulla Roma, prima di passare alle prossime partite, è che come hai detto te comunque è lo specchio della stagione attualmente dei giallorossi, ma anche se secondo me la Roma quest'anno ha faticato tanto con le piccole e con le grandi, cioè con le grosse non ha fatto così male per la brutta forma che ha. Nel senso che tu prendi in pareggio contro la Juve come tutti più o meno, però pareggio contro la Juve, pareggio contro il Milan, mi sa che perdi di poco contro l'Inter, ancora con il Napoli non ci hai giocato, vediamo. Ha giocato al Maradona, ha perso È sempre vero, 1-0. capito, quindi non è Che poi era però la prima partita di Ranieri, quindi lascia il tempo che trova, non era ancora arrivato il vero cambio di rotta, che concordo, per è quanto vero. riguarda non è che c'è stato questo cambio di rotta, cambio di passo che doveva esserci. No, sta a mettere 11 titolari che vuole la È gente. sicuramente meglio della Roma di Juric, perché peggio era impossibile. Sì, il Southampton di Juric è peggio da Roma di Juric, guarda. Sì. L'unica Quindi cosa è peggio. diciamo che Juric passa dalla padella alla brace, passando concordo. dalla Roma al Southampton. Però dico che per me la Roma in questo momento il cambio di passo non l'ha avuto in Europa League, che può essere una competizione che può salvare una stagione, perché in campionato non puoi pretendere di fare tanto meglio. Hai recuperato tante posizioni, perché quando è arrivato Ranieri la Roma era saldamente nella parte destra della classifica, adesso si è all'inizio, sta rivedendo le posizioni per l'Europa. Però non mi fido di questa Roma, io vado su un 1-1
domani. Sì, pure io andrei sull'1-1, anche se vedo la Roma segnare per prima e poi Anche 2-2 però, giusto perché la difesa è Oddio, sì, sì. ballerina, Così però almeno mi vedo una però bella pareggio. partita, sarò allo stadio, quindi spero bene. Poi ricordiamo anche che l'Eintracht 3 anni fa l'ha vinta sta Europa League, quindi Sì. contro i Rangers, e quindi anche lì aggiunge all'esperienza. Rangers Saint-Gilloise, quasi impossibile per tutte le squadre evitare i playoff. Anche qui un'altra partita da pareggio barra, vedo il Saint-Gilloise in realtà fare punti fuori casa. Allora, anche lì è tosta perché non so se uno di voi può dire che segue il campionato scozzese o il campionato belga, però Sono due squadre diciamo che studiamo prevalentemente su Europa League. vediamo soltanto in Europa, però sono squadre che fanno parlare tanto anche a livello di rosa, a livello di giocatori comprati, eccetera. Quindi i Rangers, stavo per dire, cioè stavo dicendo prima che il Francoforte ha vinto contro il Rangers in finale 3 anni fa e la rosa non è cambiata così tanto e quindi io punterei tanto sui Rangers anche lì a livello di esperienza europea che l'Unione Saint-Gilloise purtroppo non ha, è vero. E quindi io ho detto vado su un 2-1 San Gilloise, tu invece prendi i Prendo il Rangers. 2-0 Rangers, sì. Poi abbiamo Olympiacos Karabag, una partita in realtà dove il Karabag è già fuori da tutti i giochi perché ha la bellezza di 3 punti in questo momento, quindi non aiuta. Mentre l'Olympiacos è 12ª, ha ancora la possibilità di arrivare tra le prime 8, però ha bisogno di troppi eventi che devono accadere tutti insieme perché ha bisogno della sconfitta di qualcuno, il pareggio di qualcun altro, quindi in realtà penso che questa qui sia una partita che l'Olympiacos vincerà, perché anche in Grecia penso sia difficile per la squadra azera portare a casa il risultato, considerando anche che per loro la partita non vale nulla, No. però non penso che l'Olympiacos riesca ad arrivare tra i primi 8. L'Olympiakos, io ci puntavo tanto all'inizio stagione, è una squadra che La squadra che ha vinto comunque l'anno scorso la Conference la League. Conference League e che c'ha, come cavolo si chiamava questo allenatore, mi sa che è Mendy Libar, l'ex allenatore del Siviglia, Sì. che ha vinto lui 18 volte L'Europa l'Europa League, League, l'Europa quindi League col Siviglia contro la Roma in finale, bravo, quindi non, no, così, mi sa una volta l'Europa League, una volta Conference League. arbitrata dal miglior amico dei romanisti. Anthony Taylor, so dove abiti. Quindi per questo penso che possa fare meglio l'Olympiakos che sta puntando su anche comprare altri giocatori per quest'inverno e io ci punto tanto per i playoff e poi dopo per gli ottavi, quarti, eccetera. Quindi io conto sulla vittoria secca dell'Olympiakos, anche se non arrivi tra le prime 8, arrivi nono o decimo e Che è là. già comunque un piazzamento diverso per i playoff rispetto ad arrivare 12º/13º. Esatto, quindi 3-0, 3-0 Olympiacos. Pure io ti seguo 3-0 Olympiacos anche per me. Andiamo poi sulla partita Nizza-Bodo Glimt, dove il Nizza, come abbiamo detto prima, stagione fallimentare, soprattutto in Europa League, ed è già fuori dalla corsa ai playoff, mentre il Bodo in questo momento siede al 10º posto e ad un solo punto dall'8º posto del Bucarest. Per me il Bodo può fare risultato in Francia e può arrivare ad insidiare il posto per gli ottavi diretti. Questo non può voler dire per forza che arriverà tra i primi 8, perché questo qui dipende sempre da cosa farà il Bucarest, dipende sempre da cosa fa il Galatasaray, che è sempre tra le due squadre, quindi vediamo. Però io vedo un Bodo superare il Nizza 0-2 o 1-2. Guarda, il Nizza, anche quando aveva qualcosa da giocare, non se lo giocava, quindi io Oggi è ancora peggio. mamma mia, potrei parlarne per ore di questo Nizza. Se avete visto il video al Trastevere Stadium, avevo detto che avevo un altro impegno con un altro podcast francese, là mi sono arrabbiato in un modo impressionante per il Nizza e per il modo in cui ha mancato di rispetto alla Coppa d'Europa. Se non la vuoi giocare, lo ridico qua in italiano perché magari loro sono tra francesi e italiani, quindi così magari se non capiscono francese, capiscono l'italiano. Se non la vuoi giocare, lasciala agli altri che magari gli altri se la vogliono giocare la giocano meglio di te. Quindi no, il Nizza di Francaise quest'anno sta facendo bene su quarti e, Però è anche vero che non hanno minimamente la possibilità di insediare i posti davanti, cioè io vedo difficile che a fine anno l'Inizia supererà Marsiglia o no, Monaco. Marsiglia è insuperabile secondo me anche se ha perso un punto sto weekend, cioè 3 punti.
Monaco anche lì è sempre fattibile, anche se a livello di rosa è sopra il Monaco. Solo che, dicevi, in Francia tosta per il Bodo, non lo so perché il Nizza, da quando hanno ricostruito il nuovo stadio, che è l'Allianz Riviera, per l'Europeo 2016, se non mi sbaglio, non lo ha mai riempito, o l'ha riempito 2 volte, 3 volte, e quindi non è Non ha che... l'atmosfera No. del Marsiglia, del Velodrome, No, non per ha niente. l'atmosfera. In trasferta è impressionante il Nizza, mi ricordo il Lazio-Nizza qua all'Olimpico che sono andato a vedere, Sotto la pioggia poi. sì, un bel diluvio e bel settore ospiti, però a casa non è che è chissà che atmosfera. Quindi, oddio, 1-1 solo per dire, però tendo più a dire Bodo anch'io. La partita successiva invece è Ferencvaros AZ, la Z che viene dalla vittoria la settimana scorsa contro la Roma, tutte e due Ferencvaros al 22esimo posto, mentre la Z addirittura al 14esimo. Per tutte e due è impossibile arrivare agli ottavi diretti, però hanno bisogno di un punticino magari per dormire un po' più sicuri, per essere tranquilli del posizionamento playoff. E qui io vado su un pareggio, un biscottone importante tra tutte e due, vado su un bel 1-1, 2-2. Ferencvaros, un'altra squadra che ha regalato dei punti a Nizza. Ragazzi, non mi ricordo perché sono stati 2 punti. E io vado sulla vittoria corta, ma vittoria comunque della Z. Poi abbiamo la partita forse più interessante per diciamo, per il posizionamento di classifica, che è Bucarest contro United, perché abbiamo il Bucarest che è ottava in questo momento, mentre United che è quarto. Tutte e due non sono sicurissimi, United è a 15 punti, quindi è un po' più tranquillo, però non è ancora aritmeticamente agli ottavi. Il Bucarest invece ha bisogno di punti fondamentali per portare a casa direttamente il prossimo turno. È una partita interessante, lo United quest'anno fatica, è vero che viene da 2 vittorie di fila a Amorim, che penso che non sia mai successo forse, No, infatti, da quando è arrivato. Auguri, tra l'altro, oggi è il suo compleanno. Auguri. Fa 40 anni oggi, ha detto, sembra che ne faccio 50 perché sono 2 mesi che sto a Manchester United, ha detto così. Quindi, un poraccio, veramente, povero lui. Io oggi vedo lo United sconfitto. Vedi lo United sconfitto? Ora come ora, in questo momento, vedo lo United sconfitto e vedo una vittoria anche 3-1 del Bucarest. Esagero, mi rovino. Perché il Bucarest poi gioca in casa, quindi anche lì Esatto. può essere una cosa che va in favore loro. Io non vedo sconfitto lo United, ma non lo vedo vincere nemmeno, quindi dico pareggio e dico 0-0. Abbiamo poi Twente e Besiktas, che sono due squadre che siedono ai limiti dell'area playoff, perché abbiamo il Twente che è al 26esimo posto, vuol dire che con 2 punti arriverebbe al 24esimo posto, che vuol dire playoff, e al 28esimo posto c'è proprio il Besiktas, quindi è una sfida che se il Twente vince supera il Besiktas. Qui il Twente comunque non ha fatto male quest'anno in Europa League, poteva fare sicuramente meglio perché alla fine 7 punti ha portato a casa. Vedo un pareggio, non vedo una vittoria del Twente, non vedo neanche una vittoria del Besiktas, che pure quest'anno non mi ha sorpreso, mi ha sorpreso in negativo quasi, quindi vado su un pareggio 1-1. A livello di rosa è Besiktas tutta la vita, anche se sappiamo benissimo che i giocatori europei che vanno in Turchia poi, anche perché vanno a finire la carriera e prendere i soldi, però hanno qualche giocatore interessante e hanno cambiato l'allenatore. È arrivato Ole Gunnar Solskjaer la settimana scorsa. Che ha vinto l'esordio, Quindi magari sorprende anche lui. per questo direi vantaggio Besiktas, anche perché i giocatori individui sono più forti secondo me. Andiamo poi sulla terz'ultima partita, che è Dinamo Riga, la Dinamo Kiev ultimissima con un solo punto in questa stagione di Europa League, il Riga invece 30esimo, 5 punti, per tutte e due è impossibile proseguire in Europa League, partita da spegnere la televisione. Per me finisce con un 2-1 Dinamo Kiev, ma giusto perché per la fiducia, perché mi hanno deluso tantissimo quest'anno. Se vostro figlio è Monello, se non fa il bravo, se non si vuole lavare le mani, mettetelo davanti a Riga Dinamo Kiev. Vi giuro che poi non farà mai più non avrà mai più questo tipo di comportamento. Studente modello dopo la partita. Ecco, o rimettete il Nizza Elfsborg della settimana scorsa. Io non so nemmeno pronunciarmi
su quello che vedo. Ma io vado solo per la fiducia per la Dinamo, perché comunque è una squadra che ha sempre regalato buone prestazioni europee, è una squadra che è arrivata anche in finale, ormai sono passati quasi 10 anni dalla finale dell'Europa League, però arrivò anche in Vero. finale contro le tante finali del Siviglia che poi ha vinto. Non ti puoi sbagliare se dici Siviglia. Sì. No? Però è vero che è sempre una squadra sempre più giovane, quest'anno peccato. No, dico pure io, cioè io dico vittoria del Dinamo Kiev solo per far finire ultimo il Nizza. Ecco, L'obiettivo finale per il te. Nizza 36esimo, mi godo. Poi andiamo su Athletic Club de Bilbao contro il Victoria Pilsen. Victoria Pilsen che può arrivare agli ottavi, Athletic che è abbastanza sicuro del piazzamento, non è ancora aritmetica, ma pure lì stiamo parlando di un punto o un punto perso da qualcun altro dietro, quindi per me è una bella partita. Al Samamés non vedo l'Athletic perdere, quindi vado su un 2-0 anche. Io pure 2-0 ti seguo, era il risultato che avevo in mente. Il Bilbao comunque punta tantissimo su questa Europa League perché la finale si giocherà anche lì a San Mamés e perché hanno dei giocatori che puntano sul andarsene l'estate prossima, quindi diciamo Nico Williams ma anche Gurugeta per esempio sono dei giocatori Primo fra tutti Nico, Eh. che in realtà ho visto è stato un nome caldo anche per il mercato di gennaio, ma penso che l'Athletic non voglia privarsi del forse il miglior giocatore durante la stagione, proprio in mezzo alla lui stagione. punta tantissimo su sta finale, l'ha detto. Ha detto vincere una Coppa Europea con l'Athletic in casa sarebbe la cosa più bella. E sarebbe un saluto perfetto. Poi sapete benissimo come funziona la politica dell'Athletic Bilbao di prendere solo giocatori nati in regione basca, quindi per tutto ciò non se ne andrà. Però anche lì Omar Sunset, Ghishka Gurugeta, bei giocatori che dovrebbero andarsene a fine stagione e quindi ci sarà un cammino da croce, diciamo, una volontà tutta generale in questa squadra di vincere questa Europa League e quindi ogni volta che suona l'inno dell'Europa League a San Mamés loro sperano di sentirlo una nuova volta. Quindi io punto anche lì su Bilbao, anche lì 2-0, 3-0, vediamo. Andiamo sull'ultima partita della serata, che è Ajax Galatasaray, con il Galatasaray che è nono in questo momento, ha un punto dall'ottavo posto del Bucarest, e l'Ajax invece è sedicesimo a 10 punti, non può arrivare tra i primi 8, può solamente mettere in ghiaccio la qualificazione ai playoff. Giocano ad Amsterdam, il Galatasaray quest'anno in campionato ha fatto il vuoto e va bene, però in Europa League poteva fare meglio, anche la settimana scorsa ha fatto un pareggio 3-3. Sì, ha avuto veramente dei momenti vuoti in Europa League, vittoria ma 4-3 se mi ricordo bene con l'Elfsborg, Sì, che stai per niente perdere. di... Sarà tosta la pronostica questa, bella. Per me è una partita che perde il Galatasaray. Interessante. Questa è una partita che perde, per me vince l'Ajax 3-2. Questa qui secondo me sarà la partita più bella a livello di spettacolo, non di difesa e di tattica, perché non mi aspetto miracoli né dall'Ajax né dal Galatasaray. Non mi aspetto mai miracoli da parte di Francesco Farioli, che è l'allenatore dell'Ajax, ex secondo di Roberto De Zerbi, però non ha, diciamo, L'anno scorso a Nizza. A Nizza, esatto, e non ha tenuto, diciamo, i principi di gioco di Roberto De Zerbi, è molto più difensivo, almeno per quanto Un po' più catenacciaro, esatto. rispetto. Quindi io vedo una partita più chiusa e direi anche lì 0-0 stranamente. E vediamo un attimo, anche per bilanciare le partite del Galatasaray che spesso sono state molto aperte. Io per quello vado su un 3-2 Ajax, però, perché secondo me il Galatasaray è anche difficile che vada avanti oltre il nono posto, non impossibile, però un po' più complicato, quindi io vado sull'Ajax su un 3-2, tu 0-0, e con questo chiudiamo le prediction delle partite di Europa League che si giocheranno il 30 gennaio alle 9. E con questo vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale su YouTube, seguirci su Instagram e TikTok, dove faremo uscire sempre di più contenuti, giochi, clip varie, e vi ricordo che il 16 febbraio partirà il podcast live dal nostro studio e in italiano, mentre l'appuntamento con quello in inglese è il 18 febbraio, dove tornerà Harry. Un bacio e forza Sempre TFC. Forza Dolce far calcio.